Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di come superare l'indecisione con la strategia dei 5 secondi di conto alla rovescia, di countdown. Perché sarà capitato anche a voi di dover fare quella cosa, di dovervi alzare dal letto, di dover prendere quella decisione, ma invece di agire, di rimandare, di rimanere bloccati e di perdere così il momento magico, sentendoti poi frustrato, demotivato, arrabbiato con te stesso per non essere riuscito ad agire. E questo sostanzialmente è qualcosa che capita a tutti, è capitato molte volte anche a me e devo dire che ho trovato la risposta a questi momenti in una brillante idea di Mel Robbins che scrive nel suo libro The 5 Second Rule. Sostanzialmente si tratta di questa strategia dei 5 secondi di conto alla rovescia per smettere di procrastinare e prendere quella decisione per farci alzare dal letto, per farci fare qualche cosa invece di rimanere lì sempre appunto indecisi sul farla o non farla. Quindi il suggerimento, come spiega appunto Mel Robbins nel suo libro, è proprio nel momento in cui ci sentiamo esitare, quando sappiamo che dovremmo fare qualcosa ma non riusciamo a prendere lo slancio per farlo, bene, esattamente in quel momento, invece di entrare nel loop del pensiero, dovremmo iniziare a contare all'indietro, alla rovescia, da 5 a 1, cioè 5, 4, 3, 2, 1 e poi dire a noi stessi vai e intraprendere l'azione che dovevamo prendere. Questa in realtà semplicissima strategia, che può sembrare anche banale, altro non è che una forma comprovata scientificamente di metacognizione. E di fatto quando usi questa piccola strategia cambi un po' le tue marce mentali e interrompi quella che è la tua abitudine. Ti obblighi a uscire da quella che è la tua comfort zone, smetti sostanzialmente di rimanere in quelli che sono i tuoi schemi di pensiero e di fatto attui come un rituale di partenza. Ma che cos'è questa metacognizione? Sostanzialmente la metacognizione riguarda la conoscenza e il controllo cosciente di noi stessi e dei nostri processi cognitivi mentali. Quindi sostanzialmente riguarda tutti quei modi che noi abbiamo per, come dire, manipolare la nostra mente e quindi sostanzialmente per indurre la nostra mente a fare ciò che vogliamo, quindi ad essere un alleato anziché un nemico. Come funziona questa regola semplice dei 5 secondi? Di fatto ci permette di passare dal pensiero all'azione. E questo perché? Perché sostanzialmente il conto alla rovescia ci obbliga ad attivare la corteccia prefrontale e quindi di fatto ad uscire dalla modalità pilota automatico nella quale spesso ci troviamo e nella quale in genere rimaniamo così nella nostra comfort zone, continuando appunto in questo, come dire, dualismo tra lo faccio, non lo faccio, cosa dovrei fare, cosa non dovrei fare. La strategia appunto dei 5 secondi di conto alla rovescia può proprio spingerci a convincere ad agire quando vorremmo, ma di fatto non possiamo perché le nostre emozioni non ce lo permettono, perché ci bloccano. Quindi il conto alla rovescia, attivando la corteccia prefrontale, ci permette sostanzialmente di diventare un po' i master and commander, no? A capo, prendere il timone, le redini della nostra vita in questo momento sulla decisione da prendere e quindi sostanzialmente ad agire. È una strategia molto semplice ma estremamente efficace, proprio perché appunto un piccolo stratagemma ci permette di disconnetterci in un istante, appunto in 5 secondi, dalla modalità pilota automatico. Perché come sappiamo la mente può essere un bellissimo servitore, ma un padrone estremamente pericoloso. Quindi tutte le volte in cui ti trovi nel dubbio se fare qualcosa o non farlo, se agire o non agire, bene, prendi l'iniziativa, fai il conto alla rovescia e scatta immediatamente all'azione. Provaci e mi saprai dire.
E se vuoi saperne di più ti consiglio anche di leggere il libro di Mel Robbins, così lo troverai sotto nella descrizione. Grazie, alla prossima! Ciao!